è stata definita la prova generale del secondo conflitto mondiale, un po' per le forze in campo, per gli schieramenti, per le ideologie contrapposte, un po' perché sul terreno vennero testati armamenti nuovi e nuove tecniche di combattimento, anche a scapito dei civili. Parliamo della guerra civile di Spagna e abbiamo, col video di oggi, una nuova miniserie del canale Dentro la Storia, dedicata appunto a quello che avvenne nella penisola iberica fra il 1936 e il 1939, con il retroscena, le origini della crisi, i personaggi, le storie e anche la lunga eredità di un conflitto che avrebbe fatto sentire la propria eco in Europa fino agli anni 70. Come, dove e quando nasce la guerra civile spagnola? Si potrebbe dire che la nascita avvenga in seguito alle elezioni della primavera del 1936 oppure ai fatti sanguinosi di inizio luglio del 1936. In realtà le radici della guerra civile spagnola sono molto più profonde, affondano non tanto nel pieno Ottocento con i tanti stravolgimenti che riguardano proprio la Spagna dall'invasione francese in avanti, quanto piuttosto da una crisi sociale, economica, politica e militare che parte nel 1898 con la guerra contro gli Stati Uniti. Una guerra che costerà alla Spagna la perdita delle ultime colonie distanti, ossia Cuba e le Filippine, che passano sotto la forma di una indipendenza nella sfera di interesse non solo politico degli Stati Uniti d'America. Da quel momento in avanti la Spagna si ritrova a dover ricostruire moltissimo, ricostruire parte della propria struttura che è ancora improntata al Medioevo. Il latifondismo, ad esempio, è dilagante e i poteri dei nobili, della nobiltà e della Chiesa sono eccessivi. Dall'altro a dover rimettere in sesto le finanze disastrate dal conflitto con gli Stati Uniti e anche nel dover rifondare buona parte delle forze armate. L'esercito esce mortificato dalla guerra con gli Stati Uniti. L'armata spagnola, la marina addirittura risulta azzerata, avendo perso quasi tutto, comprese le ultime navi ordinate appositamente in Italia. Ebbene, la Spagna che emerge è una Spagna che ha necessità di ricominciare da zero. È anche questo il motivo per cui la Spagna, nel corso del primo conflitto mondiale, preferisce la neutralità. Una Spagna che non può permettersi ulteriori dispendi di energie di qualunque tipo, a differenza ad esempio del Portogallo che partecipa, seppur in maniera meno forte, meno diretta al conflitto. La Spagna che emerge dopo la Grande Guerra è una Spagna che ancora fa fatica, è una Spagna contraddittoria, anche dal punto di vista della politica. Il re Alfonso XIII non ha un polso saldo della situazione, al punto da cedere al generale Primo de Rivera, un generale che inaugura una lunga stagione di colpi di stato dei militari e che si propone come uomo forte per la Spagna. Forte perché lui stesso è appoggiato da alcune elite, dalla nobiltà, dal clero, ma anche dalla ricca borghesia, dagli industriali e da un sindacato. Il problema di Primo de Rivera è che non riesce a cogliere i segnali che arrivano dal resto del mondo. Non riesce a capire che effettivamente la Spagna, come tutto il resto del mondo, rischia grosso. Lo si vedrà nel 1929 con il crollo della borsa di Wall Street. Un crollo, un crack che coinvolgerà quasi tutto il mondo e che obbligherà a ripensare i modelli economici. Inoltre, nello stesso periodo, nelle colonie africane, la Spagna controlla alcune zone dell'Africa, controlla la costa marocchina che dà sul Mediterraneo, controlla quello che oggi è il Sahara occidentale, controlla l'enclave di Bata che oggi compone la parte continentale della Guinea equatoriale. Dicevamo, nelle colonie c'è fermento. Negli anni 20 si verifica la cosiddetta guerra del Rif, quando alcune tribù locali attaccano le guarnigioni spagnole. L'eco dei rovesci militari è fortissima. Anche grazie a questo Primo de Rivera prende il controllo, si impone come dittatore
per risolvere una crisi. La crisi viene sì risolta a prezzo di gravi sacrifici, ma la società spagnola, che chiedeva di intervenire in maniera decisa sui tanti problemi che la affliggevano, resterà estremamente delusa. Nel 1930 il re Alfonso XIII si rende conto che la situazione sta precipitando. Dalle campagne il malcontento sale anche in alcune città, soprattutto al nord. Le elezioni politiche danno delle indicazioni molto forti. Primo di Rivera non piace più, non è l'uomo giusto e soprattutto la monarchia è a rischio. Il re si rende conto che l'esercito, addirittura la Guardia Civile, possono non essere più fedeli. A quel punto preferisce l'esilio, piuttosto che essere rovesciato con la forza. E nella primavera del 1931 viene proclamata la Repubblica. È la seconda Repubblica spagnola, per differenziarsi dalla prima che aveva avuto vita brevissima, appena 2 anni nell'Ottocento. Una Repubblica che comunque avrebbe avuto una vita non molto più lunga e forse ancora più travagliata. Una Repubblica che nasce con le migliori intenzioni, come sempre avviene. Nasce con la volontà di redistribuire la terra ai contadini, di azzerare le differenze sociali, di dare lavoro a tutti e di superare la fase di crisi. Una repubblica che nasce inizialmente su 2 personalità, ossia Largo Caballero e Indalecio Prieto. Sono i leader del Partito Socialista Operaio Espagnol, i socialisti. Sono loro che prendono il potere dopo un brevissimo interregno del monarchico Niceto Alcalá Zamora. Sono loro a improntare, almeno inizialmente, la nuova Spagna repubblicana, ma a loro succede nel giro di poco tempo un nuovo politico, un uomo che aveva partecipato alla stesura della Costituzione spagnola del 1931, la prima Costituzione repubblicana, Manuel Azaña. È con lui che la Spagna cerca di voltare pagina, ma è molto difficile, è difficilissimo, quasi impossibile. Vi domandate perché? Perché la Spagna, come abbiamo detto, è ancora abbarbicata a vecchie tradizioni. Nelle zone rurali la gente comune, i braccianti, fanno la fame, ma il clero cattolico ha ancora forte presa. La nobiltà domina il latifondo, al pari sempre del clero, che possiede grandi appezzamenti di terra non coltivati. Ed è proprio su queste proprietà che si focalizza l'attenzione non solo del governo, ma anche dei sindacati indipendenti, dei radicali e degli anarchici, che chiedono a viva voce gli espropri. Si avvia una stagione di violenze, una stagione molto difficile, una stagione in cui da un lato i poveri assaltano i conventi, le chiese, occupano le terre, scacciano i nobili, e dall'altro i militari cominciano a ricevere sempre più pressioni da parte di alcuni ambienti politici per intervenire e distruggere la fragile democrazia spagnola. La spaccatura si manifesta sempre più netta tra il 1933 e il 1935, in quello che viene chiamato il Biennio Nero. In quel periodo ci sono 3 formazioni di destra che si oppongono alla Repubblica. La prima formazione è quella dei carlisti, ossia i fautori di un ramo della monarchia differente rispetto ai Borbone, che erano stati scacciati dall'avvento della Repubblica. I carlisti hanno un'idea un po' particolare dello Stato. Per loro il modello è sostanzialmente lo Stato del Vaticano. Vorrebbero un re fortemente cattolico, come i vecchi re della Reconquista contro i Mori, appoggiato dalle gerarchie ecclesiastiche, e si basano su una milizia, quella dei Requeté, che è particolarmente agguerrita. Poi ci sono gli altri monarchici, i fautori di Alfonso XIII, i borbonici, che hanno un loro quotidiano, l'Acción Spagnola, e un loro partito, la Renovación Spagnola, che a poco cattura le simpatie dell'estrema destra. E poi c'è la Falange Spagnola, formazione fondata da José Antonio I de Rivera, il figlio del dittatore Miguel I de Rivera, una formazione che si distingue per essere appoggiata finanziariamente dall'estero. C'è la lunga mano di Benito Mussolini dietro la Falange. Ci sono i soldi che arrivano dall'Italia e che finanziano tanto la propaganda della Falange quanto le formazioni clandestine della Falange. Nel cosiddetto Biennio Nero, che segue il tentativo di colpo di stato del generale José Sanjurjo, che viene destituito e costretto all'esilio, nel Biennio Nero, dicevamo, c'è un massacro dietro l'altro. Ci sono scontri, ci sono sollevazioni, ci sono scontri alle Cortes, dove il tradizionalista Gil Robles è un tizzone ardente, denuncia la Repubblica, denuncia i metodi del governo socialista, e
invoca una riforma dello Stato in senso corporativista e fascista, un po' come ha fatto il vicino Portogallo, un po' come ha fatto l'Italia appunto mussoliniana. E dall'altro ci sono i radicali, ma ci sono anche i socialisti che cercano di zittire le opposizioni, cercano di dare un senso compiuto alla Repubblica. Nonostante la frammentazione all'interno del fronte governativo sia sempre più grave e nonostante gli stessi monarchici riescano a ottenere un appoggio ulteriore dal ritorno del loro capo, cioè José Calvo Sotelo, che rientra in Spagna dopo l'esilio. A complicare il quadro arrivano le sommosse, soprattutto nei Paesi Baschi. A Gijón, ad esempio, a Oviedo, ma non solo. In tutta quella zona la gente si rivolta, chiede pane, chiede libertà, chiede indipendenza, perché i baschi, dopo secoli di oppressione, vogliono avere almeno un governo autonomo. La reazione affidata ai militari è terrificante. Viene inviata in zona la Legione Africana, al comando di un generale di cui sentiremo parlare, Francisco Franco Ibamonde, un uomo risoluto, giovane, uno dei più giovani generali in zona, che non si fa scrupoli, fa massacrare senza battere ciglio chiunque si opponga, uomini, donne, bambini, non si fa differenza. I massacri al nord si riverberano anche sul governo di Madrid, che diventa sempre più debole, mentre la destra militare, grazie anche a queste forti repressioni, acquisisce peso e si prepara allo scontro finale, che avviene nel febbraio del 1936. Alle elezioni si presentano due blocchi contrapposti. Da un lato il Frente Popolare, che raccoglie tutte quante le sigle di sinistra che appoggiano più o meno il governo. La compattezza del fronte è precaria, ma è necessaria per evitare di dover chinare il capo di fronte all'insorgenza delle destre, che invece si raggruppano in un altro fronte, il Frente Nacional Contrarivoluzionario. Il nome stesso lo dice, vogliono opporsi a quella che vedono come una rivoluzione comunista o addirittura sovietica, anche se in realtà non ci sono i crismi per poter parlare di sovietismo in Spagna. Alle urne prevale il Frente Popolare di stretta misura, e già questo non è un bel segnale. Significa che la Spagna è sostanzialmente spaccata in due. Seguono settimane, mesi sempre più complessi, di attriti sempre maggiori. Per provare a smorzare la situazione, Azania preferisce rassegnare le dimissioni, lasciare il potere a Santiago Casares Quiroga e soprattutto provare a redistribuire nelle varie guarnigioni periferiche i generali più pericolosi, quelli ritenuti meno affidabili, quelli che potrebbero un domani sollevare le truppe. Quindi cosa succede? Franco, che ha avuto spazio durante la repressione al nord e che è visto dai giovani ufficiali come una speranza, viene spedito alle Canarie, rimuovendolo dall'incarico di capo di Stato Maggiore. Godet va alle Baleari. Mola, che in realtà è socio di José Sancuro nel tentativo di colpo di Stato, viene mandato a Pamplona ed è un errore terribile, visto che Pamplona, capitale della Navarra, è il centro del monarchismo carlista, ossia di una delle fazioni che si oppongono alla Repubblica. Non viene nemmeno esautorato un altro generale molto pericoloso, Gonzalo Queipo de Llano, un uomo energico, ma secondo alcuni suoi detrattori forse afflitto da un seme di pazzia. Lo si vedrà anche durante il conflitto. Sancuro è ancora ufficialmente in esilio, ma prepara il suo ritorno a far precipitare la scena, a far precipitare tutto quanto. Saranno gli eventi di inizio luglio del 1936. Gli scontri clandestini, si parla di lotte tra bande, di agguati tra rispettive frazioni, tra le milizie dei sindacati e quelle dei partiti di destra, toccano l'apice. Il 12 luglio del 1936 un comando di falangisti tende un agguato a José del Castillo, che è il capo riconosciuto delle guardie d'assalto repubblicane, una milizia al servizio del governo, il braccio armato del Frente Popolare. È un affronto, è una sfida. Passano poche ore e le stesse guardie repubblicane vanno a casa di Gil Robles. Lo vogliono uccidere, occhio per occhio. Ma Gil Robles non è a casa. Forse ha presagito qualcosa e ha preferito andare via da Madrid per qualche giorno. Non trovandolo, le guardie repubblicane vanno a casa di Calvo Sotelo, che è il riconosciuto capo dell'opposizione in assenza di Gil Robles. Lo prelevano con la forza, lo sequestrano per qualche giorno, lo uccidono e poi ne fanno rivenire il cadavere. Il rapimento e l'uccisione di Calvo Sotelo
destano una forte indignazione nell'opinione pubblica spagnola. La destra chiede a viva voce che sia fatta giustizia, ma soprattutto costituisce il casus belli. È quello che alcuni, pochi, aspettavano. La motivazione per poter intervenire, per poter soffocare nel sangue la fragile Repubblica. È quello che aspettano José Sancuro, Emilio Mola, Queipo de Llano e Francisco Franco y Bahamonde. Sono, potremmo chiamarli, i quadrumviri spagnoli. Sono i 4 generali che fra il 17 e il 18 luglio del 1936 fanno il cosiddetto pronunziamento, cavalcano la protesta delle guarnigioni, si schierano contro la Repubblica e danno il via alla guerra civile spagnola. Una guerra civile che durerà a lungo, durerà praticamente 3 anni, che farà moltissimi morti, che come abbiamo già detto sarà una sorta di banco di prova generale per il secondo conflitto mondiale, che vedrà scontri di ideologie, anche a volte nel seno di ogni singolo schieramento, che vedrà morti eccellenti, in alcuni casi sospette, che sarà una sorta di resa dei conti e che avrà un lunghissimo strascico nella storia d'Europa. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate.